Ciao ragazzi, se siete arrivati a questo video vuol dire che siete arrivati all'ultimo video della playlist trigonometria. Se avete un compito sulla trigonometria e avete già visto tutti i video, ora siete pronti per la sfida finale. Facciamo un mix di tutto quello che abbiamo visto nei video precedenti. E quale miglior modo di fare un ripasso completo se non con un esercizio che contenga tutti i tipi di disequazioni che abbiamo visto. Quindi andiamo a risolvere un sistema di disequazioni. Qua abbiamo una disequazione fratta. La seconda e la terza sono disequazioni di secondo grado, mentre l'ultima è una disequazione di secondo grado omogenea. Vi ricordo che quando abbiamo un sistema dobbiamo andare a numerare le disequazioni e risolverle separatamente una alla volta. Poi man mano che le risolviamo andiamo a scrivere qua la soluzione. Quindi andiamo a risolvere la prima, non la riscrivo per risparmiare tempo. Nei compiti c'è sempre poco tempo, quindi è importantissimo ottimizzarlo. È una disequazione fratta, dobbiamo sempre imporre, a prescindere dal verso che c'è qua, numeratore maggiore o uguale di 0, perché c'è anche l'uguale, e denominatore maggiore solo di 0, perché il denominatore non può mai essere uguale a 0. Ora, un qualcosa elevato alla seconda è sempre maggiore o uguale di 0, e quindi scriviamo per ogni x appartenente a R. Siccome c'è anche l'uguale, andiamo a scrivere quando è che il coseno è uguale a 0. Vi consiglio di fare sempre questo, allo stesso modo se c'era maggiore di 0, andiamo sempre a scrivere quando è che il coseno è diverso da 0, perché altrimenti potremmo perderci delle soluzioni e poi lo vedremo nel grafico finale. Quindi il coseno è 0 quando si trova sull'asse y, quindi o in π greco mezzi o in 3 mezzi π greco. E quindi lo scriviamo. Siccome sappiamo che nelle soluzioni dobbiamo sempre mettere la periodicità, facciamo così, facciamo che tutto questo sistema lo dobbiamo risolvere nell'intervallo 0-2 π greco, così non dobbiamo stare ogni volta a mettere le periodicità. Quindi numeratore fatto per ogni x appartenente a R. Se x è maggiore di 0, il 2 lo posso mandare via, perché divido tutto per 2 a destra e a sinistra, e quindi quando è che il seno è maggiore di 0, facciamo il disegnino. Il seno è positivo nel primo e secondo quadrante. Questo angolo è 0 e questo angolo è π greco. Quindi l'arco di circonferenza che dobbiamo prendere è questo qua. E lo scriviamo x compreso tra 0 e π greco, senza la periodicità perché abbiamo detto che stiamo ragionando su questo intervallo. Ovviamente non metto l'uguale perché qui volevo solo il maggiore. A questo punto abbiamo fatto ND. Il terzo e ultimo passaggio è fare la tabella dei segni perché siamo in una disequazione fratta. Più che tabella dei segni facciamo una tabella con le circonferenze, quindi andiamo a disegnare due circonferenze, una dentro l'altra, e andiamo a fare i segni. Quindi il numeratore dobbiamo fare segno più sempre, e poi mettiamo un pallino pieno in questi due estremi, mentre il denominatore dobbiamo mettere segno più qua, quindi nel primo e secondo quadrante, e il resto meno. Facciamo il prodotto dei segni, più per più, più per meno, meno, più per meno, meno, più per più. Andiamo a vedere quale segno dovevo prendere. Qua c'era maggiore o uguale, quindi devo prendere il più. E quindi la soluzione della disequazione fratta è data da questo archetto qua. E la andiamo a scrivere qui perché la prima disequazione è risolta. Se scrivo questo e basta, mi sono persa una soluzione. Per quello che vi dicevo che è sempre importante andare a mettere anche quando la soluzione è uguale. Perché è vero che la soluzione è questo arco in rosa, ma avevo fatto due pallini pieni. Questo è incluso in questa soluzione, ma questo qua no, quindi devo scrivere e x uguale 3 mezzi π greco. Andiamo a fare la seconda, è una disequazione di secondo grado. Se ci pensate bene, questa è proprio un quadrato di binomio, perché il quadrato del primo è seno alla seconda, il quadrato del secondo è 1, il doppio prodotto è 2 sen x. Quindi posso scriverla più facilmente così. Se non vi rendevate conto non c'è nessun problema, una volta che facevate la formula risolutiva vi rendevate conto lì che c'era un'unica soluzione e sareste arrivati a questo punto. Quindi quando è che qualcosa elevato alla seconda è maggiore o uguale di 0? Proprio come abbiamo visto al numeratore, sempre. Quindi per ogni x appartenente a R, ma dobbiamo specificare, abbiamo detto quando è che la base di questa potenza si annulla, quindi quando è che è uguale a 0. Dire che questo è uguale a 0 vuol dire che sen x è uguale a 1. Facciamo il disegno e vediamo quando è che il seno è uguale a 1. Il seno è uguale a 1 qui, l'angolo è π greco mezzi, quindi come prima scrivo virgola x uguale π greco mezzi, così da includere tutte le soluzioni. Questa è finita così e quindi la vado a ricopiare qua. A questo punto vado a fare la terza. Qui noto che c'è
il coseno ovunque tranne qua che c'è il seno alla seconda. Quindi il mio scopo è trasformare questa disequazione tutta in un'unica incognita, ovvero coseno, che appare più volte. E quindi al posto di seno alla seconda utilizzerò la formula fondamentale della trigonometria, che mi dice che seno alla seconda lo posso pensare anche come 1 meno coseno alla seconda. Quindi l'ho riscritta ma in maniera più intelligente, perché al posto di seno alla seconda ho scritto tutto in termini del coseno. Facciamo i calcoli: meno 3 per 1 meno 3, meno per meno più 3 coseno alla seconda di x. Questo lo ricopio, questo lo porto al primo membro, quindi cambio di segno. Sommiamo i termini simili: più 3 meno 1, 2. Questo lo ricopio, 2 meno 3 meno 1. Questa è una disequazione di secondo grado nell'incognita coseno. Abbiamo già visto come si risolvono, quindi prima risolvo l'equazione associata. Vado a sostituire al posto di cosx t. L'equazione di secondo grado nell'incognita t si risolve usando la formula risolutiva: meno b vale meno 1, quindi meno per meno più 1, più o meno la radice di b alla seconda, 1, meno 4ac, 4 per 2 per meno 1 fa meno 8, con il meno della formula più 8, tutto fratto 2a, a vale 2, quindi 4. Sotto la radice viene 9 e quindi la radice fa 3. Come sempre una soluzione è col più e una soluzione è col meno. 1 meno 3 fa meno 2, meno 2 quarti semplificato viene meno 1 mezzo, mentre 1 più 3 è 4, fratto 4 1. Ho trovato le due soluzioni nell'incognita t, ma dovevo risolvere una disequazione. Vi ricordo il mio metodo veloce che sta per DICE, che consiste nell'utilizzare l'acronimo DICE, che è il mio metodo veloce per ricordare discordi interni, concordi esterni. Andiamo a vedere la nostra disequazione. Il coefficiente del termine di secondo grado è più 2, mentre il verso è minore, cioè meno. Più e meno sono segni discordi e questo vuol dire che devo andare a prendere i valori interni. Quindi l'intervallo è questo. T è compreso tra questi due numeri, ma ricordiamoci che t era cosx e quindi scriviamo cosx compreso tra meno un mezzo e 1. Ora andiamo a fare la nostra circonferenza goniometrica per capire esattamente qual è la nostra soluzione. Noi sappiamo che il coseno vale meno un mezzo quando l'angolo è 120 gradi, ovvero 2/3 pi greco. Sappiamo anche, se vi ricordate nel video sulle equazioni elementari, sappiamo che quando ho un'equazione con il coseno, una soluzione è alfa e l'altra soluzione è meno alfa. Quindi i due angoli sono questo che letto in questo verso è 2/3 pi greco e questo che letto dal basso è meno 2/3 pi greco. L'intervallo da considerare era da meno un mezzo a 1 qui, che corrisponde a questo pezzo di retta, che a sua volta corrisponde a questo pezzo di circonferenza. Quindi la soluzione è x, il nostro angolo era x, compreso tra meno 2/3 pi greco e 2/3 pi greco. Ora passiamo alla quarta e ultima disequazione. Cosa dobbiamo fare? Se vi ricordate dobbiamo dividere tutto per coseno alla seconda di x. Ormai siamo bravi, quindi lo faccio a mente. Qua dividendo viene 3 tangente alla seconda. Qua un cos si semplifica e quindi viene 2 volte la tangente e qua viene 1. Dobbiamo assicurarci che il coseno sia diverso da 0. Questo vuol dire che il seno deve essere diverso da più o meno 1. Perché? Il coseno sappiamo che si annulla sull'asse delle y, quindi quando il seno equivale a più 1 e meno 1. Se andiamo a sostituire, qua viene 3, 0, 0 e sappiamo che 3 è minore di 0. Allo stesso modo, se al posto di seno vado a sostituire meno 1, notiamo che meno 1 alla seconda fa sempre 1. Quindi viene di nuovo 3, 0, 0, quindi 3 minore di 0 non è vero. Siamo sicuri che cosx non si annulla mai e quindi possiamo andare a dividere, perché altrimenti se si annullava noi sappiamo che non possiamo dividere per 0 e invece siamo tranquilli. Come sempre andiamo a sostituire, al posto di tangente x mettiamo t e andiamo a risolvere l'equazione associata. Questa è un'equazione di secondo grado completa,
ormai lo sapete a memoria, dobbiamo applicare la formula. Siamo bravi, applichiamo la formula ridotta perché b è un numero pari. La formula dice meno b mezzi, quindi 2 fratto 2, meno 1, più o meno la radice di b mezzi alla seconda, 1 alla seconda 1, meno ac, 3 per meno 1 fa meno 3, con il meno della formula più 3. Tutto fratto a, da noi a vale 3. 1 più 3 è 4, la radice di 4 è 2, una volta risolvo col più, una volta risolvo col meno. Meno 1, meno 2, meno 3, fratto 3, meno 1. Meno 1 più 2, 1, un terzo. Quindi t ammette queste due soluzioni, ma ricordiamoci che dobbiamo risolvere una disequazione. Ritorniamo al metodo dice. 3 è positivo, minore è negativo, quindi abbiamo segni discordi interni, quindi dobbiamo andare a prendere questo intervallo qui. T è compreso tra questi due numeri, ma t sappiamo era la tangente e quindi scriviamo tangente compreso tra meno 1 e un terzo. Andiamo a fare la nostra circonferenza goniometrica per capire qual è la soluzione. La tangente vale meno 1 quando l'angolo è 3/4 pi greco e un terzo sappiamo che non è un valore tra quelli degli angoli noti e quindi l'angolo sarà uguale all'arco tangente di un terzo. Un terzo comunque è qua su perché qua abbiamo i valori negativi e saliamo fino ai positivi. Questo angolo qui lo scriviamo come arco tangente di questo valore. Ora volevamo che la tangente fosse compresa tra questi due numeri e quindi parliamo di questa retta qua che corrisponde esattamente a questo arco. Noi sappiamo che con la tangente ogni volta che abbiamo una soluzione dobbiamo considerare anche quella speculare e quindi abbiamo anche questo pezzo di arco. Scriviamo la soluzione. Questo angolo lo possiamo leggere in senso negativo, quindi meno pi greco quarti arco tangente di un terzo. Se vogliamo in un'unica scrittura inglobare anche questo archetto qua, sappiamo che dobbiamo mettere la periodicità k pi greco. In questo modo abbiamo compreso sia questo arco che questo. Bene, questa era l'ultima soluzione, andiamo a riprenderle perché una volta trovate tutte le soluzioni del sistema dobbiamo andare a fare la tabella delle linee, da non confondersi con la tabella dei segni, quella vi ricordo che si fa quando abbiamo le disequazioni fratte. Più che una tabella delle linee, visto che siamo in trigonometria, faremo una circonferenza delle linee e andremo a prendere la soluzione che è in comune a tutte quante. Queste sono le 4 soluzioni che siamo andati a trovare singolarmente. L'ultima l'ho riscritta in due modi, così avete la scrittura unica, quella utilizzando la periodicità k pi greco che vi ho fatto vedere prima, e anche la scrittura spezzata senza utilizzare la periodicità. Quindi ho preso meno pi greco quarti e l'arco tangente per il primo archetto, il secondo archetto invece era 3/4 pi greco e pi greco più l'arco tangente per inglobare l'altra soluzione. Dobbiamo prima di tutto, una volta fatte le 4 circonferenze una dentro l'altra, dobbiamo andare a disegnare gli angoli. Quindi 0 pi greco ce li abbiamo già, 3 mezzi pi greco pure. A questo punto questo niente, meno 2 terzi e 2 terzi andiamo a disegnare, meno pi greco quarti e l'arco tangente di un terzo. Una volta disegnato meno pi greco quarti, se traccio tutta la retta trovo in automatico anche l'angolo 3/4 pi greco. Allo stesso modo, una volta disegnato l'arco tangente di un terzo, se traccio tutta la retta trovo anche questo. Bene, ora che ho disegnato tutti gli angoli andiamo a fare la parte più divertente. Coloriamo. La prima soluzione, devo colorare l'archetto di circonferenza che mi dice lui, quindi da 0 a pi greco, e poi metto un puntino perché voglio anche x uguale 3 mezzi pi greco. Bene, poi andiamo a colorare tutta la circonferenza e facciamo un puntino in pi greco mezzi. Poi la terza soluzione, dobbiamo colorare la terza circonferenza prendendo l'archetto che va da meno 2 terzi pi greco a 2 terzi pi greco, e poi l'ultima devo andare a colorare l'arco di circonferenza che va da meno pi greco quarti all'arco tangente e anche 3/4 pi greco fino a pi greco più l'arco tangente. Ora che abbiamo colorato tutto ci chiediamo qual è l'intervallo in cui ho 4 linee contemporaneamente? Se guardate bene, l'unico pezzetto di circonferenza in cui io vedo contemporaneamente tutte e 4 i colori, tutte e 4 le linee, è questo spicchio qui. E quindi la soluzione sarà x compreso tra 0 e l'arco tangente. Poi dobbiamo anche aggiungere, per quello che vi dicevo che è sempre importante andare a considerare anche quando è uguale, dobbiamo aggiungere i due puntini
che corrispondono esattamente a π greco mezzi e 3 mezzi π greco. Questa è la nostra soluzione finale e in questo modo abbiamo ripassato un po' tutti i tipi di disequazioni e anche un po' tutti i tipi di equazioni, perché abbiamo visto che ogni volta che ho una disequazione devo prima risolvere l'equazione associata. Ricordatevi sempre che in un sistema sia di disequazioni, come abbiamo visto nella playlist sulle disequazioni, sia di disequazioni goniometriche dobbiamo fare una tabella delle linee oppure in questo caso, visto che siamo in trigonometria, una circonferenza con tutte le linee. Ecco qua gli esercizi che vi ho preparato. Siete pronti? Azionate il cronometro e fate più esercizi possibili in 2 minuti di tempo. Scoprirete che bastano pochi minuti per raggiungere ottimi risultati. Allora, che ne pensi di questi esercizi? Ti sono venuti tutti? Fammelo sapere e scrivimi in chat. Iscriviti anche al mio canale Instagram e TikTok per divertirti insieme a me ogni giorno in nuovi quiz e tenere allenata la mente. Io sono Monia Tomassini e se ancora non lo sai, il mio motto è: se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato.